Uovo in CBT, la cottura perfetta. È l'unico alimento che si cuoce senza una busta sottovuoto. Il guscio è già il suo involucro. Nell'uovo c'è solo una regola: un'ora. La temperatura la scegli te tra un range che va dai 62 ai 72 gradi, a seconda del risultato che vuoi ottenere. È questione di temperatura, non di tempo. La cottura perfetta, a mio avviso, è tra i 63 e i 64 gradi, specialmente per il risultato che voglio ottenere per la ricetta che ti propongo oggi. Una temperatura alla quale l'albume e il tuorlo hanno più o meno la stessa consistenza. Quindi puoi scegliere la temperatura a seconda del risultato che vuoi ottenere. Se vuoi qualcosa che si avvicini più a un uovo in camicia, quindi con un tuorlo completamente fondente, stai un po' più basso, sui 62 gradi. Se vuoi qualcosa che assomigli più a un uovo barzotto, andrai più verso i 70 gradi. Quindi non c'è una regola fissa, ma dipende da quello che vuoi ottenere. Nella stagione autunnale, l'uovo richiama un ingrediente principe di Acqualagna: il tartufo bianco. Nella ricetta di oggi andremo prima ad aromatizzare questo uovo mettendolo in osmosi con il tartufo. Metteremo l'uovo ad amorizzare per 24 ore con il tartufo bianco. I gas del tartufo penetrano nell'uovo perché il guscio è poroso e vanno ad attaccarsi al grasso del tuorlo. Quindi avrai un uovo che anche senza il tartufo saprà di tartufo. Come andremo a servire questo uovo? Andremo a cuocere al runner e lo appoggeremo delicatamente su una vellutata di formaggio, una crema di caciotta di Urbino, poi una spolverata di tartufo bianco. Passiamo agli ingredienti di questa ricetta. Iniziamo con le uova, freschissime, mi raccomando, più fresche sono, migliore sarà il risultato. Fresche si intende fino a 9 giorni, un uovo a persona. Per la fonduta avremo bisogno della caciotta di Urbino che andremo a tagliare a cubetti piccoli e della panna. Finiamo il tutto con il tartufo bianco dell'Acqualagna. Andiamo ai fornelli. L'uovo, come vi ho spiegato, lo metteremo un giorno ad amoreggiare con il tartufo bianco in un barattolo ben chiuso. Passato il giorno avremo un uovo che per osmosi sarà aromatizzato al tartufo, quindi lo prendiamo. L'ideale sarebbe avere dei cestini come questi, o comunque un supporto che eviti alle uova di ballare nell'acqua, perché comunque vi ricordo che il runner, oltre a scaldare l'acqua, la fa muovere e quindi potreste crepare le uova se queste non sono ben salde a qualche struttura che le tenga ferme. E le andiamo a immergere a 63,5 gradi per un'ora. Va da sé che se le uova vengono a galla non sono fresche. Tutti gli attrezzi che uso per le mie ricette li trovi nei link delle descrizioni di tutti i miei video, dove puoi anche trovare il link del mio canale Telegram per acquisti con sconti riservati. Tutto questo è un modo a te totalmente gratuito per sostenere me e il mio canale e permettermi di continuare a proporti nuove ricette. Il prezzo del prodotto a te non cambia, a me Amazon riconosce una piccolissima percentuale perché ti ho fatto pubblicità. Grazie in anticipo se ne farai uso. Quando le uova sono pronte, se non siamo pronti con il resto della ricetta, possiamo abbassare la temperatura a 50 gradi del runner in modo da mantenere calde senza far continuare la cottura. Aggiungiamo acqua fredda alla vasca e lasciamole fino al momento di servirle. Se hai esigenza di fare il giorno dopo, puoi abbatterle in positivo, quindi portarle a 3 gradi e il giorno dopo rigenerarle. Per rigenerarle basta riportarle alla temperatura di 50-55 gradi al runner per 20-30 minuti. Nel mentre volevo invitarti a mettere mi piace e a condividere il video con i tuoi amici. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale attivando la campanellina. Per te tutto questo è gratis, a me e al mio canale fa una differenza incredibile. Se invece desideri premiarmi maggiormente per l'impegno e le ore che impiego nel mantenere una costanza nelle pubblicazioni, da questo mese si è attivata la possibilità di abbonarsi al canale. Con una piccola donazione avrai in cambio dei benefici esclusivi. Prepariamo la fonduta alla caciotta di Urbino. Prendiamo la panna, la mettiamo nel pentolino, aggiungiamo i cubetti di caciotta, accendiamo la fiamma a fuoco medio e lasciamo che fonda. Giriamo la fonduta e portiamola a circa 50-60 gradi per far fondere il formaggio
senza farlo dividere dai grassi. Poi versiamo tutto in un bicchiere alto e le andiamo a frullare con il mini pinner, aggiungendo un pezzettino di burro che la aiuterà a essere più tirata. Facciamo questo movimento oscillante e solleviamo leggermente il mini pinner per incorporare un po' di aria. Mixare il tutto per circa un minuto. Ti serve uno chef privato a domicilio per organizzare un evento? Trovi tutti i miei contatti nelle descrizioni dei video. Scrivimi per un preventivo. Non ci resta che impiattare. Iniziamo con la fonduta di cazzotta di urbino al centro del piatto. Apriamo l'uovo, normalmente, solo che lo andremo ad aprire in un recipiente separato. Poi, con l'aiuto di un cucchiaio, lo andiamo a mettere al centro della fonduta, molto delicatamente. Concludiamo l'impiattamento con una grattata di tartufo bianco di Acqualagna. E ora andiamo all'assaggio. Assaggiamolo tutto intero. Buono, cremoso, fantastico. Il tartufo risalta molto di più il tartufo con il formaggio e l'uovo fatto così. Provatelo. Buon appetito e al prossimo video. Piatti chiari e amicizia lunga.